Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlarvi di un metodo di pagamento alternativo a PayPal o Stripe che ho utilizzato in alcuni siti per i miei clienti. È un metodo basato su una piattaforma di pagamento chiamata PayPlug, una piattaforma di origine francese, ma che è ben strutturata in tutta Europa. Personalmente trovo che sia una buona soluzione con delle tariffe oneste rispetto a quelle magari di PayPal che mi sembrano veramente elevate, a fronte di un servizio che funziona comunque molto bene. PayPlug altro non è che un gateway di pagamento con delle funzioni però anche avanzate. Ci sono tra i loro clienti ovviamente nomi anche noti, ma diciamo che principalmente mi sono affidato molto ai test che ho effettuato e a come diciamo, mi sono trovato con la gestione dei pagamenti. Ora, PayPlug si propone come un gateway di pagamento, come dicevamo, e funziona in modo molto semplice. Si apre un account una volta che sono state effettuate le varie verifiche e le verifiche in questo senso sono un pochino più stringenti rispetto a PayPal, non sarà super immediato, ci vorrà ovviamente qualche giorno per l'invio dei documenti e l'approvazione del sito. Diciamo che questo è anche, a mio parere, un metodo, diciamo, giusto, in quanto comunque ci sono dei soldi, dei valori, insomma, che vanno a circolare. È bene che PayPlug sappia chi va a effettuare operazioni su che tipo di siti. Quindi la trovo una cosa semplicemente giusta e corretta. Per quel che riguarda le funzionalità, intanto ha delle integrazioni molto valide con tutti i principali e-commerce. Io personalmente l'ho provato su PrestaShop e WooCommerce. Su Shopify è veramente semplice, c'è il modulo e la cosa interessante è che loro sviluppano i moduli, quindi in realtà non dovrete pagare poi altre soluzioni. Faccio un esempio, qui potete vedere i vari CMS utilizzati, ne aggiungono sempre di nuovi. Abbiamo principalmente WooCommerce, Shopify, Magento, PrestaShop, c'è Newcart, ma comunque c'è un API anche aperto che vi permetterà di integrarlo. E questo è molto interessante ovviamente in quanto se avete uno sviluppatore che può effettuare le connessioni potete integrarlo anche con una soluzione ad esempio pronta da voi o sviluppata direttamente, una soluzione custom a questo punto. Detto ciò, andiamo poi al succo del modello, perché ovviamente questo tipo di modulo si basa su delle tariffe. Quali sono queste tariffe? Beh, allora, intanto si parte con un piano starter che prevede un abbonamento di 10 euro al mese e vi consente di avere pagamenti in store o off online. Ora, personalmente anche quelli in store mi sembrano decisamente validi, onestamente. Per quel che riguarda la zona euro sono decisamente valide come costi. Come vedete qui ci sono delle commissioni sul transato più una fee fissa per ogni operazione. Si va dall'1,2% allo 0,6% più 0,15 ad esempio nel piano premium, che però è quello veramente che consiglio solo a chi ha un volume decisamente elevato di transato. Come vedete, un fatturato indicativo a partire dai 500.000 euro in su. La fascia sicuramente interessante è quella starter per chi si approccia al mondo dell'e-commerce, per passare poi a un eventuale pro. 30 euro al mese, i primi 3 mesi gratuiti e le funzionalità avanzate. Cosa sono le funzionalità avanzate? Beh, intanto vi permette di avere un pagamento in un click, ad esempio, un pagamento differito, un pagamento frazionato, ma non solo. Praticamente all'interno di PayPlug avrete anche delle altre funzioni che sono molto interessanti. Adesso andiamo a vederne alcune, però è una piattaforma comunque, come dicevo, molto solida. Fino a questo momento veramente non abbiamo avuto problemi in tal senso. Quindi quando si entra nella dashboard, altro non si deve fare che andare a configurare la piattaforma, ovviamente, aggiungendo PayPlug al sito con i vari moduli. Dopodiché è tutto pronto per poter partire. Una cosa interessante, volete fare un pagamento ad esempio, volete vendere un prodotto sui social? Perfetto, c'è una funzione molto interessante che è quella prodotti. Praticamente vi permette in questo modo di creare un nuovo prodotto che voi potete titolare, quindi reindirizzare ad esempio a un prodotto che già esistete, ma anche semplicemente inserire un titolo del prodotto, una descrizione, un importo, addirittura potete farlo scegliere al cliente. Facciamo un esempio che voi volete volete vendere un prodotto per cui
qualsiasi somma vi invii il cliente ovviamente può essere valida. Voi potete scrivere chiaramente nel vostro annuncio dicendo si accettano pagamenti, diciamo, in base a quello che voi volete, quindi totalmente a vostra discrezione, e qui il cliente potrà inserire quindi nel modulo quello che vuole ovviamente pagare, che è molto interessante. Quindi se noi facciamo prodotto di prova, ad esempio, mettiamo questo prodotto, mettiamo, ho scelto dal cliente, in questo caso metterei ad esempio 1 euro. Possiamo decidere se c'è uno stock disponibile. Facciamo un esempio per cui vogliamo limitare questo acquisto a 2, 3 o 4 pezzi, e poi una pagina di reindirizzamento. Potete scegliere anche ai clienti di fornire, potete dare l'opzione di mettere un indirizzo o quant'altro, o un commento ad esempio. Al momento in cui si crea questo prodotto, molto semplicemente altro non c'è che un link che potete condividere su Facebook, Twitter o via email. Questo è. Una volta che lo andate ad aprire, ecco cosa si presenta. Questo è ad esempio un sito dove implementiamo questa modalità di pagamento, molto pulito e semplice il checkout, si può pagare tranquillamente, come vedete è un'esperienza decisamente semplice, e questo è un metodo molto interessante perché potrete ad esempio integrarlo con altre soluzioni semplicemente facendo un embedding, quindi aggiungendo, diciamo, al vostro bottone il link che rimanda a questo pagamento. Una volta che il pagamento verrà diciamo, effettuato, il reindirizzamento potrebbe essere ad esempio direttamente sul vostro sito, e quindi vi permetterà di creare anche una vera e propria soluzione e-commerce senza dover installare molte altre applicazioni o ad esempio dei plugin qualora utilizziate WordPress. Può essere quindi una valida soluzione in questo senso. Una volta che avrete visto, diciamo, tra l'altro il prodotto, vi darà anche una sorta di storico e vi permetterà di previsualizzare ad esempio questo link o integrare addirittura il pulsante sul mio sito. Quando voi cliccate su integrare pulsante sul mio sito, lui vi darà un codice, come vedete, JavaScript, che altro non è in realtà che il link allo script che abbiamo visto precedentemente. Potete tranquillamente inserirlo sul vostro sito, andare poi ovviamente a modificare se volete il bottone. Personalmente utilizzerei direttamente il link che vi ho detto, però chiaramente per i meno tecnici potete tranquillamente copiare il codice e aggiungerlo al vostro sito. Una volta che voi avete deciso di vendere questo prodotto, magari non lo avete più, potete o disattivarlo o eliminarlo. Cliccando su elimina eliminerete il prodotto e potete crearne di nuovi. Nella sezione bonifici potete bonificare gli importi che vi sono stati accreditati sul vostro conto, richiederanno circa 2 giorni lavorativi e lo avrete tranquillamente. Dopodiché nella contabilità avete tutte le fatture che PayPal ovviamente vi invia perché voi effettuate il pagamento mensile dell'abbonamento, ma vi dà anche tutti i resoconti dettagliati. Esiste una modalità anche sandbox, quindi di test, e sinceramente ho trovato molto semplice l'implementazione del prodotto. Come vedete ci sono le varie chiavi API, le notifiche, e insomma è davvero una valida soluzione a mio parere per chi si approccia al mondo dell'e-commerce e magari non se la sente di partire subito con una soluzione come PayPal, o perché la ritiene troppo onerosa o perché comunque pensa che magari l'implementazione di un qualcosa come PayPal da un certo punto di vista possa essere più macchinosa, fermo restando che in realtà è altrettanto semplice. Personalmente credo che un e-commerce vendendo debba cercare di ottimizzare i pagamenti e quindi di ottenere sicuramente un ottimo rapporto tra tariffe e funzionalità. PayPlug in questo è davvero valido. Ho trovato facilissima l'installazione anche su PrestaShop, un'integrazione molto semplice e nativa, ma come vi dicevo ci sono tante soluzioni come il bottone, il pagamento in un click o quant'altro che è molto semplice. Personalmente utilizzerei più la funzione diretta di integrazione con i vari CMS, oppure andrei proprio a lavorare sul discorso dei link creando magari un qualcosa di molto semplice. Può essere ad esempio utile nel discorso dei funnel. Immaginate un funnel in cui andate a inserire un link, pagate, venite reindirizzate all'area successiva e via dicendo. Queste sono solo alcune modalità. Se volete quindi utilizzare PayPlug vi consiglio di verificare intanto le disponibilità dei moduli magari in prima istanza per il vostro CMS, dopodiché cliccate anche sul link che vi ho indicato nella descrizione del video e verrete reindirizzati sulla piattaforma dove potrete accedere alla prova gratuita e iniziare a vedere ovviamente se il modulo fa al vostro caso.
Io vi ringrazio per aver visto il video e vi auguro di poter utilizzare PayPlug con successo.